Benvenuti, cercatori di verità e custodi delle storie che scuotono l'anima, a una nuova e memorabile puntata di Segreti Turchi. Oggi le colonne del gossip hanno assunto un colore piombo, gravide del peso di addii che non ammettono ritorno. Per anni abbiamo tenuto viva la fiamma della speranza, alimentata dalla nostalgia di una promessa, di un patto non scritto che univa due cuori sullo schermo e fuori. Parliamo, ovviamente, di Mahsine Merabet e Cenk Torun, la coppia che ci ha fatto credere nell'amore che non si spegne, ma che oggi ci consegna una lezione diversa, aspra e necessaria, sulla dignità e sul confine invalicabile del perdono. Oggi non siamo qui a speculare su un possibile ritorno di fiamma. Oggi siamo qui a leggere il certificato di morte di una storia che molti ritenevano immortale. Mahsine ha parlato, e le sue parole sono cadute come una ghigliottina sul brusio dei rumor, recidendo ogni illusione di riconciliazione. Prima di addentrarci nei dettagli di questa rottura definitiva e di analizzarne la psicologia profonda, un invito dal cuore: se apprezzate questo racconto narrativo, curato e rispettoso, iscrivetevi subito a Segreti Turchi. Attivate le notifiche per non perdere nemmeno un tassello. E se volete sostenere la nostra missione di raccontare la verità senza filtri e accedere a contenuti esclusivi, cliccate ora sul tasto abbonati. Il vostro supporto rende possibile questo lavoro. Ora, fate un respiro profondo, perché la fine è arrivata. Il mondo dello spettacolo, questa macchina incessante di sogni e disincanti, è stato scosso da un terremoto emotivo. I nomi di Mahsine Merabet e Cenk Torun, rimasti intrecciati nei titoli come una vite mai potata nonostante gli anni trascorsi dal loro primo progetto insieme, si sono separati con un tonfo che riecheggia. Le voci di corridoio, gonfiate dalla speranza dei fan e dall'immaginazione dei commentatori, suggerivano che le braccia non si fossero spente del tutto. Si parlava di messaggi indiretti, di Cenk che sondava il terreno tramite amici comuni dopo un periodo turbolento della sua vita privata, e di una seconda possibilità che sembrava a un passo. Ma la realtà è arrivata come uno tsunami. Mahsine, lontana dalla nostalgia facile e impermeabile alla pressione mediatica, ha consegnato al suo entourage una frase destinata a restare negli annali del gossip per la sua nitidezza e fermezza: non terrò mai accanto a me chi ha tradito il mio amore. Non è un semplice no, è una dichiarazione di principi. È il grido di una donna che ha deciso che la sua dignità vale più di qualsiasi memoria romantica. Con poche parole, l'attrice non solo ha chiuso la porta a Cenk, l'ha incardinata, murata e cancellata dalla mappa. Per comprendere la portata di questa decisione dobbiamo entrare nella psicologia di Mahsine. Secondo fonti vicinissime a lei, il suo sfogo non nasce da un impulso di rabbia, ma da una lunga stagione di riflessioni, coltivata in silenzio. La frase che ripete come un talismano, non mi faranno due volte male nello stesso punto, tradisce ferite che non sono sparite, ma si sono fatte corazza. Per lei, ciò che è accaduto in passato non è solo una perdita sentimentale, è stata una frattura della fiducia, il bene più prezioso in ogni relazione. E quando la fiducia cade, non basta una promessa lucida a rimettere in piedi l'edificio. I dettagli filtrati da dietro le quinte sono gelidi nella loro semplicità. Un'amica stretta ha riportato la definizione di tradimento che guida Mahsine, una visione che va ben oltre l'infedeltà fisica. Il tradimento non è solo ingannare. A volte è lasciare qualcuno a metà strada, quando aveva bisogno che fossi l'intero cammino. A volte tacere quando la tua voce avrebbe potuto proteggere. Con questa filosofia, diventano chiari gli schiaffi che, per lei, le scuse non possono cancellare. Per Mahsine il danno non è un inciampo isolato lavabile con fiori e parole gentili, è un cedimento strutturale nella lealtà che lei pretende e che offre. La sua postura oggi è la risposta a delusioni accumulate, non è più la ragazza che perdona tutto, è una donna che ha imparato a proteggersi. Facciamo una pausa necessaria in questa cronaca che punge il cuore, cara famiglia di Segreti Turchi. Le parole di Mahsine sono potenti e risuonano in moltissimi. Vogliamo chiedervi, siete d'accordo con lei? Esistono forme di tradimento emotivo che sono imperdonabili, oppure il vero amore merita sempre una seconda possibilità, a prescindere dal passato? È un dibattito profondo,
una riflessione sul limite del perdono. Scriveteci nei commenti, vogliamo leggere le vostre storie. E se vi piace la cura con cui affrontiamo questi temi, lasciate un like e considerate di sostenere il canale cliccando su abbonati. Il vostro supporto rende possibile questo giornalismo narrativo. Sull'altra riva di questo fiume di addii c'è Cenk Torun. Fonti vicine al fascinoso attore descrivono un quadro di incredulità e silenzio. Pare che Cenk, forse confidando nella storia condivisa e nella chimica che per anni ha legato i loro nomi, si aspettasse una risposta più morbida, uno spiraglio, anche minimo, al dialogo. Invece ha trovato un muro di mattoni. Chi lo ha visto giura di aver riconosciuto nello sguardo quel vuoto che resta quando capisci che il tempo non basta, se la fiducia non ricresce. È scosso, pieno di domande che non avranno risposta, ma accetta la realtà con una rassegnazione dolorosa. Alcune porte si chiudono per sempre, e non esiste chiave che le riapra. Nonostante il colpo, Cenk sostiene una postura dignitosa. Non ha risposto pubblicamente, non ha usato i social per lanciare messaggi in codice da vittima, non ha cercato il confronto al sole delle telecamere. Per alcuni, il suo silenzio è un segno di maturità e di assunzione di responsabilità, per altri è la quiete spessa che precede una tempesta interiore che dovrà essere vissuta in privato. Quello che trapela è che, pur non gettando la spugna per orgoglio, la speranza gli si è sbriciolata tra le mani. La lucidità di Massine è stata così definitiva che insistere sarebbe irrispettoso verso lei e verso se stesso. Cenk sta imparando, nel modo più duro, che non tutte le ferite guariscono col tempo, se la radice resta marcita nel sospetto. L'onda lunga di questa rottura non si ferma alla coppia. Ha raggiunto il loro cerchio sociale. Gli amici comuni, quelli che hanno visto la loro intesa nascere sul set e crescere lontano dai riflettori, si ritrovano nel mezzo. Da una parte comprendono e sostengono la necessità di Massine di proteggere il suo cuore e la sua integrità, dall'altra vedono il rimpianto tardivo di Cenk e la sua fatica a respirare sotto il peso delle occasioni perdute. Si mormora di tentativi di mediazione, di messaggi portati a mano da figure di fiducia, di cene organizzate con discrezione per sciogliere il ghiaccio. Tutto respinto dalla stessa, incrollabile determinazione: non voglio riscrivere una storia che appartiene al passato. Sui social, la comunità dei fan è spaccata. Da un lato Massine è celebrata come icona di forza, donna che rifiuta di piegarsi alla pressione romantica del ritorno all'ex. Fioccano commenti come: merita rispetto, regina di dignità, così si chiude un ciclo. Dall'altro, i nostalgici faticano a lasciare andare il sogno che li ha fatti sognare tra Istanbul e Casablanca, tra set luminosi e sguardi veri. Rispuntano vecchie foto, clip di interviste, momenti rubati. Ma le frasi di lei agiscono come un secchio d'acqua gelida su quelle braci. La priorità non è più l'amore a ogni costo, ma equilibrio, rispetto e fiducia in se stessa. Famiglia di segreti turchi, la situazione è complessa. Secondo voi Cenk deve continuare a lottare o fa bene a indietreggiare e a rispettare la decisione di Massine? È possibile restare amici dopo una separazione così amara? Ditecelo nei commenti. E non dimenticate, se volete contenuti inediti e far parte della nostra cerchia, il tasto abbonati è la vostra chiave maestra. Entrate nella famiglia di segreti turchi. Siamo testimoni della fine di un'epoca. Massine Merabet ha scelto di camminare da sola, testa alta e cuore corazzato, preferendo la luce della propria verità alle ombre di un passato che, per quanto bello nel suo tempo, non ha più un posto nel suo presente. Il suo messaggio è chiarissimo: non si torna indietro. E mentre Cenk Torun prova a rimettere ordine concentrandosi sul lavoro, sull'eleganza del mestiere e sulla disciplina di chi ha attraversato molte stagioni televisive, la puntura di quel notonante rimarrà per molto nel suo petto. La domanda che resta sospesa è brutale: è davvero un addio per sempre? Nel mondo delle celebrità non si può mai dire mai, ma oggi, la porta è serrata come non lo è stata mai. Da Segreti Turchi continueremo a seguire da vicino questi due artisti, augurando loro pace, insieme o, come sembra, separati.
Grazie per essere stati con noi in questa cronaca di un addio annunciato. Se questa storia vi ha toccato, non dimenticate di mettere like, condividerla con chi ha amato la loro coppia e iscrivervi. E, ancora, considerate di unirvi alla nostra comunità cliccando su abbonati per sostenere un racconto di qualità. Ci vediamo alla prossima esclusiva, con il rispetto dovuto alle verità che si compiono e alle porte che si chiudono davvero. Eppure, prima di chiudere, una riflessione. Le parole di Massine nascono da un lavorio interiore che solo chi ha sofferto davvero conosce. Non è vendetta, non è posa. È un atto di cura verso se stessa. Ha trasformato la delusione in confine. L'ha resa bussola. E forse, in fondo, la lezione che lascia a tutti è questa: l'amore è un giardino, ma la fiducia è il terreno. Se quello crolla, puoi seminare bellezza quanto vuoi, nulla mette radici. Dall'altra parte, Cenk, con la sua scelta di tacere e non alimentare la giostra, mette in scena un diverso tipo di rispetto. Non quello urlato, ma quello asciutto di un uomo che sa quando farsi da parte. È una sconfitta? O è una forma di responsabilità tardiva? Tocca a ciascuno di noi leggere tra le righe, ricordando che la realtà, come sempre, è più complicata dei titoli. Ma i titoli, oggi, dicono la sola cosa che conta. La storia di Massine e Cenk si è fermata, e non c'è lampo di nostalgia capace di rianimarla. Se un giorno i loro cammini dovessero incrociarsi di nuovo, sarà per una ragione nuova, non per rimettere insieme cocci che non combaciano più. Fino ad allora, resta una certezza: entrambi hanno scelto la propria pace. E la pace, a volte, è la forma più esigente d'amore che possiamo concederci. Restate con noi. A Segreti Turchi, racconteremo cosa avverrà dopo, con lo sguardo pulito e la voce ferma di chi sa che anche i finali, quando sono onesti, sanno di verità.